Ciao a tutti, oggi vi svelo alcuni trucchi per fare delle patate al forno perfette, ovvero croccantissime fuori e morbidissime dentro. Fatele con me, iniziamo. Ovviamente per prima cosa bisogna sbucciare le patate. Una volta sbucciate tutte le passiamo sotto acqua corrente fredda per un primo lavaggio. Una volta lavate le patate le tagliamo a spicchietti e le mettiamo nuovamente nello scolapasta. Cercate di farle di dimensioni simili per dargli più o meno lo stesso tempo di cottura a tutte quante. Tagliate tutte le patate, le passiamo sotto acqua corrente fredda e le risciacquiamo, magari anche mettendole in un contenitore, finché l'acqua non diventa limpida. Ho appena finito di sciacquare le patate, come vedete l'acqua bolle. Adesso segnate questi dati, altrimenti dite sempre che non sono preciso, che faccio ad occhio. In realtà è così che faccio, però oggi voglio essere preciso. Per un chilo di patate, 2 litri d'acqua e 10 grammi di bicarbonato di sodio. Io vi consiglierei di aggiungere nell'acqua anche un bel pizzico di sale. Aggiungiamo le patate ed una volta messe tutte, attenzione, le facciamo bollire per 5 minuti, ma non da questo momento, ma dal momento in cui l'acqua ritorna a bollire come si deve. Ora facciamo una cosa, ci prepariamo l'olietto per condire le patate. Quindi tagliamo piccoli piccoli 2 spicchietti d'aglio, mettiamo un po' di rosmarino, aggiungiamo abbondante olio extravergine d'oliva, mettiamo un po' di pepe nero macinato, il sale fino, mescoliamo per bene e andiamo a mettere in frigo. Non vi ho detto nel frattempo che ho già acceso il forno in modalità statica a 250 gradi. Sono passati 5 minuti, guardate, da quando l'acqua è tornata a bollire così. Adesso con la schiumarola scoliamo le patate e le mettiamo in una bowl piena d'acqua fredda. L'acqua deve essere fredda fredda per far avere uno shock termico alle patate. Se avete del ghiaccio ancora meglio da mettere in acqua, chiaramente. Cercate di scolare velocemente perché una volta scolate tutte le andiamo a passare in uno scolapasta e le facciamo stare per qualche minuto sotto acqua corrente fredda. Una volta fatte sgocciolare per bene le patate, le mettiamo in un canovaccio asciutto e le asciughiamo tamponandole. Molto delicatamente però. Una volta asciugate le patate le trasferiamo in una bowl. Aggiungiamo 4-5 cucchiai abbondanti di olio di semi di girasole, mescoliamo un po' e poi le trasferiamo in una teglia. Attenzione, allora, la teglia deve essere capiente, che significa? Deve fare sì che tutte le patate tocchino il fondo, per cui se ne fate di più rispetto a quante ne ho fatte io, utilizzate anche più di una teglia. Sistematele bene e andate ad infornare. Vi ho detto già prima che avevo acceso il forno. Accendere il forno prima significa metterlo a 250 gradi in modalità statica almeno 20-25 minuti prima di andare ad infornare le patate, altrimenti è inutile, perché per quanto si possa riscaldare non è caldo, non sarà mai caldo come ci occorre per fare questa ricetta. Messe le patate, ripeto, le vado ad infornare e le metto in forno statico ben preriscaldato e le faccio cuocere per 25-30 minuti nella parte bassa del forno, proprio sotto. Ovviamente per non rovinare il forno, o almeno così si dice, ho messo la griglia, non la leccarda, quella chiusa, ma la griglia. A tra poco. Passati 25 o 30 minuti, come vi dico sempre il tempo può variare in base al forno, togliamo la teglia dal forno e giriamo tutte le patate. Una volta girate tutte le patate, versiamo, aiutandoci con un passino,
l'olio profumato all'aglio e al rosmarino. E andiamo ad infornare nuovamente, sempre nella parte bassa del forno, per altri 10-15 minuti. A dopo. Appena tolte dal forno, pizzichino di sale. Ho dimenticato di dirvi che le ho fatte stare per 5 minuti sotto al grill, per dare anche sopra una cottura più o meno omogenea. Adesso le impiatto e assaggio con voi. Adesso, rigorosamente con le mani, ne assaggio una con voi. Mi ispira questa. Non so se riuscite a sentire quanto è croccante, guardate qua. Croccantissima fuori e morbidissima dentro, così come vi avevo detto all'inizio del video. Mi raccomando, se provate a fare queste patate al forno, fatemi sapere sotto tramite i commenti che cosa ne pensate. Se avete anche qualche altro trucchetto, scrivetelo. Mi farà piacere, anzi farà piacere secondo me un po' a tutti conoscere qualche altro trucchetto. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!